Spesso mi scrivono e mi chiedono quale sia il miglior libro, il miglior titolo che io abbia mai letto sull'autostima. Tra poco ti racconterò una storia e ti dirò il mio titolo preferito, il mio libro sull'autostima preferito, ma è un libro un po' particolare, ti avverto. Ma prima permettimi di inforcare gli occhiali perché sai che è la mia veneranda età. E allora, eccolo qua. Copertina rossa, le pagine sono ancora quelle vecchie, non so se si notano, in carta gialla. Il libro è del 1981, o meglio l'edizione del 1981, e il libro è un libro straordinario, un libro favoloso. Il venditore meraviglioso di Frank Bettiger. Ora, tu dirai, ma che ci incastra un libro che parla di tecniche di vendita, che parla di vendita, racconta la storia di un personaggio come Frank Bettiger, giocatore di baseball all'epoca che poi si fece male ad un ginocchio e, come dire, rimasto senza lavoro, dovette darsi da fare, dovette adattarsi e divenne in quell'epoca venditore di polizze assicurative. Che ci incastra appunto un libro che parla di queste cose con l'autostima? Beh, è il più bel libro sull'autostima, paradossalmente, che io abbia mai letto. Ma facciamo un passo indietro. Siamo nel 1982, io sono da Arezzo e sto facendo militare. E mentre sto facendo militare, mentre sto tornando a casa, meglio, in una brevissima licenza, da Arezzo a Carrara in treno, incontro in treno un personaggio stranissimo, una persona anziana, buffa, veramente buffa come persona. Beh, all'epoca devi sapere che io non ero quella persona, come dire, sociale, socievole, comunicativa, a cui piaceva stare insieme agli altri come oggi, come lo sono oggi. All'epoca ero rabbuiato, incazzato nero con il mondo intero e me ne stavo nello scompartimento per conto mio. Beh, questa persona entrò, farfugliò qualcosa, disse qualche cosa, io non lo stavo neppure ad ascoltare e prima che arrivò una breve fermata del treno, se non ero a San Giovanni Valdarno, insomma una fermata di questo genere, quindi da Arezzo prima di arrivare a Firenze, scese dal treno, ma prima di scendere dal treno venne da me, mi disse queste testuali parole: Giovanotto, se impari a sorridere un pochino di più nella vita, le cose andranno meglio. E poi mi diede un fogliettino con 3 titoli di libri in cima. Beh, devi sapere che uno di quei titoli era proprio Il venditore meraviglioso di Frank Bettiger. Passa il tempo, io ovviamente finisco la licenza, torno in caserma. Passano altri mesi, io sono ad Arezzo, una sera esco. Devi sapere che la caserma di Arezzo era la caserma del battaglione dove ero io a fare militare, era proprio nel centro di Arezzo e quindi quando tu uscivi libera uscita avevi subito, come dire, le cose più importanti della città a portata di mano e lì vicino c'era una piazza con un mercatino dell'usato e in quel mercatino dell'usato c'era una bancarella di libri. E che cosa vedo su quella bancarella di libri? Beh, vedo un libro dalla copertina rosso fuoco che mi attira. Lo prendo in mano, lo sfoglio un pochino ed è proprio quel libro, Il venditore meraviglioso. Ovviamente non l'ho comprato, non lo comprai durante il servizio militare, non lo comprai neppure un pochino più avanti. All'epoca non amavo leggere libri e soprattutto non nutrivo la mia mente di pensiero positivo o di cose belle, di cose piacevoli. Passarono gli anni, tornai a casa ovviamente, in un momento difficile della mia vita, io stavo cercando di fare il venditore, all'epoca cercavo di vendere folletto, tanto per essere chiaro, ma ovviamente con scarsissimi risultati. Beh, in un momento difficile della mia vita decisi di ricorrere alla lettura di qualche libro che mi potesse aiutare sulle tecniche di vendita, appunto. Andai in una libreria di massa di una mia carissima amica e trovai questo libro. Questa volta l'ho preso. Cominciai a leggerlo e mi si aprì un mondo. Questo libro è straordinario. Non è soltanto un libro che mi ha permesso di diventare uno dei più grandi venditori di pubblicità radiofonica dell'epoca, ma è un libro che è favoloso anche dal punto di vista motivazionale. Ecco perché secondo me, secondo Giancarlo Fornei, è il più bel libro di autostima che io abbia mai letto. Eppure la parola autostima non compare mai all'interno di questo libro, ma è un libro straordinario.
È un libro che ti prende per mano e che ti accompagna in un percorso di vita. È un libro che ti darà una carica energetica, una carica motivazionale straordinaria. Non ti abbandonerà mai. Tu devi solo fare una cosa, leggerlo e rileggerlo. Perché ogni volta che io lo leggo, l'ho riletto anche pochi mesi fa, ogni volta che io lo rileggo ci trovo sempre qualcosa di nuovo nella storia straordinaria e fantasmagorica di Bettger. Beh, ti ho appena raccontato qual è, secondo Giancarlo Fornei, il miglior libro di autostima da leggere. Il venditore meraviglioso, Frank Bettger. Eppure la parola autostima non compare mai nel libro. Ma è un libro favoloso. Leggilo e fammi sapere che cosa ne pensi. Beh, se poi ti avanza anche del tempo e vuoi leggere magari uno dei miei libri e sei una gentile signora, una donna, tanto per essere chiaro, potresti leggere Autostima Donna 6X, un vero e proprio trattato di coaching in 6 passi, il mio trattato di coaching, quello che io assolutamente utilizzo per aiutare le donne in crisi di autostima. Cos'altro dirti? Ti lascio tutte le indicazioni qui sotto anche per venirmi a trovare sul mio blog principale, coachingperdonne.com, e mi raccomando, Bettger è favoloso, leggilo anche tu.